Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche disponibili per l'amore di gennaio 2026. Abbiamo la carta del matto. Amici dell'Aquario, potrebbe essere una nuova avventura, una nuova relazione, un viaggio, un nuovo progetto, magari in coppia. Diciamo che quando c'è la carta del matto si parla di entusiasmo, di gioia, di giocosità. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e i link per il corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Comunque è tutto nella descrizione del video oppure mi mandate una mail e io vi rimando la lettera di presentazione. Andiamo a vedere quali sono le energie. Partiamo con un 4 di spade, Acquario, momento di raccoglimento, probabilmente inizio mese. Abbiamo un re di spade, la stella, un re di pentacoli, la sacerdotessa, un 6 di coppe, un re di coppe e un 8 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo quali sono le energie disponibili e in un secondo momento poi vado a fare i vari esempi per i single, le persone che sono in coppia, le persone che diciamo hanno una relazione strana, potrebbe essere clandestina, non definita. Ok, partiamo da questo 4 di spade, ragazzi. Vi dicevo all'inizio, mi sembra un po' una carta di raccoglimento dove siete un po' lì, se volete anche isolati, c'è la temperanza, state guarendo probabilmente certe ferite. Il 4 di spade, essendo carte di spade, sono comunque collegate alla mente, quindi ok, è come se steste meditando, secondo me, che tipo di cambio poter dare alla vostra vita o, siccome è uscita anche la ruota della fortuna, per qualcuno potrebbe esserci come un cambio di prospettiva già a inizio mese, secondo me. Adesso dipende dalla decade in cui siete nati, se sentite i movimenti prima, durante o dopo la lettura. Andiamo a vedere il re di spade. Abbiamo un fante di bastoni e un 6 di coppe nuovamente. Andiamo a vedere anche la stella. Torre. Io sento che qui potrebbe essere caduta un'illusione, potrebbe essere caduta una relazione, la stima che avevate per qualcuno, potrebbe esserci come la voglia di qualche cosa di più. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Avete tre re tra l'altro, re di spade, re di pentacoli, re di coppe. Abbiamo un asso di bastoni, 10 di pentacoli, 8 di bastoni che avete già là in fondo e 10 di spade. Questa sono curiosa, era un fante di spade. Credo che ci sia un buon potenziale con la persona che state frequentando, adesso poi arrivo anche ai single,
ma vi faccio uno spoiler, secondo me conoscerete qualcuno. Ehm, allora, c'è come un forte potenziale a livello mentale, secondo me, con questa persona. Potrebbero anche esserci sì, come degli ideali comuni, degli obiettivi. Andiamo a vedere la sacerdotessa. Imperatore. Il punto è che secondo me voi non vi vedete nel lungo periodo con questa persona. Cioè, dipende da quanto tempo è che conoscete la persona, però queste carte possono essere interpretate in due modi. Uno è nel caso non lo conoscete ancora o sia poco, ehm, il fatto di appunto iniziare a capire dove potreste incastrarvi oppure no, come dare, mi viene da dire, un cambio al tipo di relazioni che attirate, mentre se frequentate la persona da un po' di tempo può essere il ricercare un modo un po' più sano di rapportarsi magari all'altro o di vivere la relazione in sé. Vi dico, qui è come se ci fosse bisogno di stabilire delle regole, delle norme, c'è come un qualche tipo di quotidianità che potrebbe aver bisogno di dover essere regolarizzata e la concretezza. Il 10 di pentacoli sono i contratti, quello che fa uno e quello che fa l'altro. È come se ci fosse bisogno di rimettere in equilibrio le cose. Anche il 6 di coppe qui, i 6 sono numeri di armonia, però è girato al contrario. Ed è per quello probabilmente che non vi vedete tanto nel lungo periodo con questa persona, perché le cose come le state vivendo nel qui e ora sono abbastanza in disequilibrio, sono abbastanza ad alti e bassi. Manca, secondo me, della concretezza. Sì, ci potrebbe essere affinità mentale, però poi andiamo a vedere questo 6 di coppe. Abbiamo la regina di bastoni. 7 di spade. Datemi una carta per il 7. Un altro 7. 7 di pentacoli. Andrei a vedere anche questo re di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni, un 5 di spade e una regina di coppe. Re e regina di coppe, tra l'altro. Ragazzi, alti e bassi ce ne saranno, conflitti con questi 5 secondo me anche, però io ho la sensazione che questa situazione o soprattutto questa relazione possa essere veramente qualche cosa che è stato costruito nel tempo. Adesso voglio andare a vedere l'otto di bastoni. Abbiamo un 2 di spade e un 6 di pentacoli. Voglio una carta per il 2. La forza, ancora una. Forza e regina di denari. Io credo che siate più voi che non sapete se questa persona può fare per voi nel lungo periodo, perché comunque le cose non sono lineari, ci sono come degli alti e bassi. Vi dico, il fatto che ci sia l'otto di bastoni, alla fine sento che è come se ci fosse una comunicazione, un chiarimento, vengono sollevati probabilmente dei dubbi o delle questioni magari un pochettino spinose. Ehm, è come lanciare l'amo e poi rimanere in osservazione per vedere come si muovono le cose. Vi dico, qui c'è un modo di agire o un qualche cosa che si fa, potrebbe esserci anche un'ottima sessualità, un'ottima intesa da un punto di vista fisico o gennaio potrebbe essere il mese giusto per diventare intimi. Però io credo che qui ci sia
è come un ricredersi. Ma nonostante questo, siccome siete voi che ricalibrerete le cose, nonostante il fatto vi ricrederete su questa persona o comunque potrebbe non esserci la linearità che vi aspettate, io sento che comunque farete come il salto di fede, proverete a parlar chiaro, a esporre quelli che sono i vostri dubbi sulla relazione. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, per le persone che sono single vi dico, sì, potrebbe effettivamente avvicinarsi una persona, potrebbe essere una persona che conoscete da tantissimo tempo, non necessariamente un ex, magari una persona che ne so, quando andate a portare il cane a passeggio è quella persona che altrettanto porta il cane a passeggio e quindi facendo la stessa strada magari vi siete incrociati un sacco di volte, vi siete anche già fermati a parlare e potrebbe diventare qualcosa di più, secondo me, potreste iniziare a parlare di più. Però ho come un avvertimento da darvi. Potrebbe esserci chimica, oltre che anche attrazione mentale, cioè nel senso che magari vi trovate a parlare, però potrebbe essere che questa persona non sia esattamente quello che voi state cercando. Per quello che c'è un po' questo ricalibrare le energie. Diciamo che con la ruota della fortuna potrebbe arrivare di tutto, eh. Già a inizio mese, secondo me, le acque si cambiano, insomma, le carte si mescolano, però è come se doveste rivedere un pochettino i vostri obiettivi, i vostri, per esempio, se siete un uomo, è come se doveste rivedere il vostro ideale di relazione, il vostro ideale di compagna, il vostro ideale di, che ne so, amicizia. Cioè ci sono come degli ideali, delle idee da rivedere e questo andranno poi a toccare una persona che secondo me conoscete già da tanto tempo. Non vedo i cuoricini per adesso, solo tanti ormoni ballerini, però è che a voi non convince tanto perché io sento che siete più voi che fate domande, siete più voi che magari cercate di avvicinarmi, l'altra persona è un po' a fatti suoi e quindi è come se non ci fosse un reciproco scambio, no? Un dare per avere. Io ti do questo e tu mi dai quello, è come se non vi sentiste abbastanza nutriti e quindi rimaneste un po' così sulle vostre con qualche dubbio in effetti. Questo non vi impedirà di buttarvi in questa storia, in questa relazione, in questa nuova avventura, senza necessariamente dover concretizzare niente, cioè nel senso lasciate che le cose vadano, iniziate a chiacchierare con questa persona, iniziate magari a prolungare le passeggiate con il cane, iniziate magari a darvi l'appuntamento, sai, ti andrebbe di passeggiare insieme o cose di questo genere. Mm, si intensificherà la cosa, ma diciamo che non sarete ancora, sarà una piacevole compagnia, ma non saprete ancora se effettivamente può svilupparsi. Però voglia di conoscersi ce n'è parecchia. Per quello che riguarda le persone che sono in una relazione, allora, se la relazione è di breve durata, cioè è poco che vi state frequentando, è come se ci fosse l'esigenza di rivedere un po' gli obiettivi, più i vostri, perché i comuni non sento ancora che ce ne siano. C'è affinità. Sento che per qualcuno si sta anche creando come un legame a livello emotivo, però io sento che c'è anche tanto ego, tanto orgoglio e quindi è come se si dovessero trovare delle regole comuni, per far sentire al sicuro entrambe le parti. Se state frequentando questa persona da un po', qui secondo me c'è da ritornare un attimo nel presente. Vi sento tanto proiettati nel futuro e non vi rendete conto che non può esistere un futuro se non c'è un presente consistente. Ci sono troppe cose da mettere a posto in questo momento nella relazione. Diciamo che sono cose da definire più che da mettere a posto, è come se
ci fossero ancora tanti punti interrogativi che hanno bisogno di essere chiariti. E secondo me questo porta a un disequilibrio nella relazione. C'è qualcuno qui che non si sente al sicuro. Questo comunque, avendo la carta del matto, non vi impedisce di, anche per voi, rimescolare un po' le carte, secondo me già a inizio mese o comunque entro la metà del mese, dare nuove regole per creare come un nuovo equilibrio. Vi dico, è faticosissimo questo mese di gennaio, soprattutto perché avete questi 2 5 che mi parlano di battibecchi, mi parlano di punti di vista diversi, mi parlano di litigi, mi parlano di anche esagerare un po' alle volte con i toni, se vogliamo. Quindi mi viene da dire un consiglio che posso darvi, prendetela 2 dita più bassa. Non pensiamo sempre di esser noi dalla parte della ragione, ognuno ha la propria verità e il punto è trovare, girare questo 6 di pentacoli, trovare un punto in comune, perché in questo momento sento che siete più voi che state dando rispetto a quello che state ricevendo. Quindi è ora di iniziare qualche cosa di nuovo. Nel caso siate nel terzo gruppo, quindi persone che sono in una relazione difficile piuttosto che clandestina, sento che molti sono in attesa. È come se steste cercando di modificare le vostre aspettative per in qualche modo mantenere in piedi una relazione che vedo non vi sta nutrendo. Cioè sento molto egoismo dall'altra parte. C'è un 7 di spade, potrebbero anche esserci delle bugie, delle proiezioni, un qualche cosa che vi fa rimanere lì agganciati ad un ideale, a un potenziale che è stato, ma non sento che ci sia tanta concretezza e quindi vi dico, vi restano un po' dei dubbi alla fine del mese. Secondo me dovete lanciarvi verso il nuovo. O si tratta di letteralmente frequentare qualcuno di nuovo, perché comunque c'è qualcuno che si avvicina a fine mese. Ehm, oppure, oppure si tratta, ragazzi, di iniziare a chiudere i rubinetti, a non dare più tutto quello che avete dato fino ad adesso, a mettere come dei paletti e dire ok, io sono arrivato o arrivata fino qui, di qui in avanti la palla è tua. Cosa stai facendo tu per conquistarmi? Cosa stai facendo tu per nutrirmi? O ognuno si soddisfa le proprie esigenze, i propri bisogni e le proprie aspettative, o c'è come uno scambio comune, anche se, ragazzi, l'indipendenza è sempre quella che va per la maggiore. Andiamo a vedere qualche oracolo. Non oggi, vi dice come di ritardare qualche cosa, vi dice di ritardare una conversazione piuttosto che una chiamata, ci sono come delle barriere da dover mettere. So che questo è un 8 di bastoni, ma in questa raffigurazione, in questo mazzo di carte, mi ricorda anche un po' il 9 di bastoni perché c'è la staccionata, ok? È vero che è una carta che parla di comunicazioni, ma è anche vero che c'è la staccionata. E poi qui abbiamo cassetta, quindi ecco, parla di pensieri vecchi, che qui è infatti all'inizio io vi ho detto che il 4 di spade è una carta di pensieri, è una carta, cioè scusate, è una carta mentale, fa riferimento ai pensieri e c'è come qualche tipo di argomento che si sta ripetendo, anche con la ruota della fortuna potrei vedere come dei pensieri ciclici, ok? E difatti qua parla di condizionamenti e di ripetere certi eventi, come se ci fosse un qualche cosa che gira sempre nella testa. Andiamo a vedere qual è il segno zodiacale con cui avrete più a che fare nel mese di gennaio. Leone, amici dell'Aquario. Queste sono tante, ma prenderò solo queste.
Lascia andare il tuo ex, e qui sì, effettivamente potrebbe essere per qualcuno, ragazzi. Potrebbe proprio essere. È tempo di ripulire la tua energia. Bisogna andare verso il nuovo. mm? Bisogna buttarsi in qualche cosa di nuovo. Il matto parla anche proprio di avventure amorose, di love story. Lasciati aiutare dagli amici, chiedi e accetta supporto degli altri. Può essere che, perché qui vedo questo 10 di pentacoli, mi fa venire in mente la famiglia, il calore, il focolare, quindi può anche essere che abbiate bisogno di essere un po' sostenuti dagli amici. Andiamo a vedere una fatina. Umanità. Ah no, scusate, umiltà. Interessante questa carta. Mi viene in mente il controllo qua, non so perché, non avete neanche un diavolo, però avete la zona di sicurezza dell'imperatore e la zona di non sicurezza di questo re di pentacoli. Probabilmente è come se questo momento di introspezione, di guarigione vi facesse rendere conto o di dove siete stati troppo umili o di dove avete bisogno di essere un po' più umili. Amici dell'Aquario, fatemi sapere se la lettura vi risuona. Per sostenere il canale potete mettere like, dare hype, iscrivervi, condividere il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, vi basta scrivermi una mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Però tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto le credenze limitanti, sono divise per settore, quindi il lavoro, amore, soldi, vecchiaia, bellezza, il tempo, ce ne sono tantissime. E in più in quella parte tratto anche tutti i temi di metafisica, quindi un lavoro sui chakra, ci sono proprio delle meditazioni che vi aiutano a lavorare con il campo energetico, si parla di kundalini, si parla di vista eterica, di visualizzazione, di chiaroveggenza, insomma è un po' tutto quello che io ho imparato in tanti anni, che ho condensato e messo lì a vostra disposizione. Sono le playlist con le copertine lilla, quindi i titoli si vedono, potete entrare e andare a dare un'occhiata. Sono 4, tenete presente che sono numerate ed essendo state studiate come un corso di formazione vanno visti in ordine cronologico e anche i video all'interno sono numerati, quindi vanno visti in ordine progressivo. Detto questo, ragazzi, le previsioni del 2026 sono già online, c'è una loro playlist, oroscopo annuale stagionale, ve li lascio in fondo. Che dire, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!